Salve ragazzi, oggi recensisco il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. È un tablet di fascia media, ha delle buone performance e ha la penna. Quindi partiamo dal contenuto della confezione. Troviamo il cavetto USB di tipo C, il caricabatteria a carica lenta che esce da 5 V a 1.55 A, quindi 8 watt, quindi in poche parole è ricarica lenta, libretti di istruzioni, garanzia, eccetera. E poi in più troviamo anche la spilletta per la micro SD, per il carrellino, quindi e la penna in dotazione. Questa è la penna, ha una puntina qui, però non ci sono altre puntine in dotazione, ha un tastino. In più questo è il tablet, allora questa è la book cover, questa l'ho comprata a parte ovviamente, è lo stesso colore del tablet, che mi è piaciuto molto questa cover. La cosa bella è che è magnetica, quindi è magnetico quanto alla chiusura e all'apertura, è magnetica anche la cosa della penna che metto così, è magnetica. E in più il tablet ha due posizioni, come la prima posizione e la seconda posizione. Quindi in poche parole il tablet in poche parole è tutto magnetico, anche la cover stessa che lo tiene fermo interno è magnetico. Questo è il tablet. Allora il tablet è, quindi la cover mi è piaciuta abbastanza, anche sia di come qualità dei materiali ma anche come design e tutto. Questo è il tablet, quindi tablet, allora display da 10 pollici e mezzo in Full HD in IPS, fotocamera da 5 megapixel, quindi porta USB di tipo C ma non esce comunque l'uscita video, non ha neanche la DeX, quindi speaker, primo speaker, carrellino per la micro SD. Questa è la versione solo wifi, quindi evidentemente solo micro SD, se c'è la versione 4G c'è la SIM, l'espansione. Primo microfono, bilanciere del volume, tasto power, poi primo e secondo speaker, secondo microfono e jack per le cuffie. E poi qui è liscio, qui è comunque questo è il retro del tablet. Mi è piaciuto molto la scocca, i materiali usati e la qualità, è in alluminio. Questa è la fotocamera da 8 megapixel, sound by AKG, quindi suono by AKG sia dagli speaker che dalla qualità audio. Questo è il tablet. Allora accendiamolo, vediamo se mi riconosce. Mi deve riconoscere. Allora vediamo un'altra volta. Diciamo che mi riconosce. Vabbè, il riconoscimento facciale è mediocre, non è proprio il massimo. Non ha comunque il lettore di impronte digitali nel tablet. Comunque ha lo sbloccamento del viso. Quindi però comunque va bene lo stesso, quindi anche se mi sarebbe piaciuto avere magari l'impronta digitale sotto lo schermo come Tab S6. E in più quindi passiamo allo schermo 10 pollici e mezzo in Full HD in IPS ma non è AMOLED. Partiamo subito, anzi facciamo una cosa, mettiamolo nella cover così e mettiamolo così viene meglio. Allora andiamo da YouTube, andiamo a vedere il video, classico video. Allora facciamo partire, ok. Questo è il volume, lo metto al massimo. Allora, esce in Full HD a 60 frame per secondo.
Il tablet in poche parole già si vede benissimo, ha una luminosità perfetta, angoli di visuale è perfetto, cioè come vedete, quindi non, cioè, è un IPS fatto bene, cioè non è un IPS che in realtà è fatto male, ma comunque è fatto bene. Certo, non è un AMOLED che si vede proprio con i colori più accesi, ma comunque l'IPS va più che bene. È una nota un po' negativa, ma comunque tanto sommato va benissimo. Quindi come qualità display va benissimo. Come batteria sto tablet ha 7040 mAh di batteria. Comunque con una giornata più o meno stress, una giornata anche media, uso blando oppure da divano oppure da svago eccetera eccetera, Samsung dichiara 12 ore di autonomia, ma comunque siamo là circa 11-12 ore di autonomia. Quindi in poche parole il tablet comunque ha una buona batteria. Si ricarica la batteria in circa 3 ore e mezza con il caricabatteria, questo qui in dotazione a carica lenta. In più il tablet dispone di ricarica rapida, però è un peccato che gli hanno messo il caricabatteria lento, ma comunque questa è un'altra cosa negativa, però comunque forse è meglio così. In più passiamo al processore e memoria. Allora dispone 4 GB di RAM, infatti come vedete 2 GB utilizzati sopra 4 GB, e 64 GB di memoria interna espandibile via microSD fino a 1 TB. Parliamo che la memoria RAM è una DDR4X e la memoria interna è una UFS 2.1. Come processore abbiamo un Exynos 9611 a 8 core, 2,3 GHz, a processo produttivo 10 nanometri. Allora, in poche parole andiamo su, quindi abbiamo visto quindi YouTube com'è, quindi è abbastanza veloce. Andiamo su internet perché la cosa più centrata di questo tablet è anche l'uso su internet, quindi andiamo ad esempio sul meteo.it e come vediamo gira molto veloce, cioè non ci sono problemi. Andiamo magari su Amazon, quindi gira molto bene. Poi andiamo vedete il puntatore? Ecco, questo è il puntatore con la penna, quindi evidentemente è abbastanza bella, ha una sensazione di tipo mouse. Non lo so, andiamo da eBay ad esempio. Allora, ok, qua ci sono comunque tutte le offerte. E comunque vabbè, come uso internet va molto bene. Andiamo da Prime Video, faccio vedere, c'è qualche piccolo laghettino all'inizio, ma comunque è normale perché magari Prime Video è un pochettino pesante. Vediamoci un trailer, un piccolo trailer. Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. E comunque si vede abbastanza bene, però si può fare anche la visualizzazione di pop-up con Prime Video. Poi c'è Rai Play, quindi c'è Rai Play, tanti film. E poi andiamo su perché non me lo fa aprire? Ok, il gioco di Subway Surf si apre molto veloce, sembra qualche piccolo, come vedete è abbastanza veloce, non ci sono non ci sono lag, quindi gira abbastanza fluido. Che dire, facciamo uno speed test nello stesso momento della connessione. Allora,
diamoci qualche secondo di tempo. Il risultato di 79 mega e 20 mega, comunque è lo stesso comunque del mio S10. Allora chiudiamo tutto in background. Allora andiamo su, quindi l'audio l'ho fatto già sentire, comunque si sente abbastanza bene come audio, si sente abbastanza forte, i bassi ci sono, e in più allora andiamo su fotocamera. Allora fotocamera, allora giriamo così mettiamo all'inizio, mettiamo il caricabatterie. Allora abbiamo qua la fotocamera, lo scatto, si può fare il video, c'è l'iperlapse, c'è il fuoco live, c'è la modalità cibo, il timer, le porzioni, e abbiamo quindi anche lo scatto con l'ottimizzatore di scena, l'immagine AIF, i video li può registrare fino a un massimo di Full HD in 30 frame per secondo, anche l'anteriore stesso in Full HD in 30 frame per secondo. Ha anche l'HDR, c'è la stabilizzazione video e poi anche il filigrana per quale dispositivo è stato scattato. Il tablet ha anche la cosa dello zoom, ma non è un zoom, è un zoom digitale, quindi nella stessa fotocamera, quindi ha 2x fino a un massimo di 4x. Quindi le foto vengono buone, non proprio tanto buone come un telefono, comunque buono. Un po' molto simile al Tab A 2019, niente di eccezionale. Mi aspettavo una fotocamera più di qualità, come diciamo un po' come Tab S6, invece un po' non è proprio il massimo al massimo, comunque vengono buone le foto. Anche i video non sono male, la fotocamera anteriore stessa non è male nemmeno. Poi abbiamo quindi l'editing video, andiamo a vedere su di questa qua, anzi editing della foto, questa è editing foto. Abbiamo il ritaglio, gli effetti, ci possono mettere gli effetti, altre funzionalità. Anche come video stesso abbiamo l'editing, quindi che si può ritagliare il video, ci possono mettere gli effetti, testi, anche la musica stessa, si ci può mettere una musica di sottofondo, e anche si può anche montare un video magari aggiungendo altri video in più. Allora andiamo al software. Il software è con Android 10 e monta One UI 2.1 di Samsung. Noi se andiamo a vedere infatti è la PEC sempre di giugno 2020, però comunque è abbastanza aggiornato come tablet. In più allora ci sono tante, nelle impostazioni abbiamo tante cose, suono, notifiche, wifi, c'è il wifi diretto, il wifi a dual band, Bluetooth 5.0, c'è anche il GPS, se la versione col 4G varia fino a 600 MB, e comunque ci sono tante cose comunque nella schermata di blocco, come il segno viso, che è quello registrato. Poi i face widget si possono modificare, però non abbiamo, come vedete qui, non ci sono i temi però comunque non ci sono. Lo sfondo comunque si può sempre cambiare, dati biometrici, privacy, le funzioni avanzate sono quelli della penna, e tasto laterale della penna ovviamente. Sì, infatti questo qua è il tasto laterale di questo qui, che io l'ho messo a spegnimento, invece si può anche aprire Bixby comunque. E infatti il tablet ha anche l'assistente virtuale Bixby, anche quello di Google, però ovviamente io meglio sempre quello di Google, è migliore rispetto al suo, che è Bixby. Che dire, suggerimenti a manuale utente, e poi comunque ha tutto sulle impostazioni. Sul tablet stesso è abbastanza completo, peccato che non ha comunque la funzione DeX, che è quella là in cui il tablet diventa proprio a tutti gli effetti un computer,
diciamo così, però se uno ci aggiungeva una tastiera e un mouse diventava proprio un computer, perché c'era proprio la visualizzazione proprio da PC. E però comunque non ha questa funzionalità. Può essere magari che Samsung un po' in qualche altro con Android 11, oppure magari con la prossima One UI che sta per uscire tra poco, oppure magari con un altro aggiornamento software, chissà mai, ci metterebbe Dex, sarebbe una cosa in più in questo tablet, anche perché all'inizio questo tablet è venuto fuori senza i due tocchi, che si può accendere il tablet. Con gli aggiornamenti software hanno, diciamo, aggiunto tutte queste funzionalità e hanno fatto abbastanza bene. Allora, tendina, abbiamo comunque tante funzionalità, quindi i classici wifi, bluetooth, modalità energetica che sono a 2, filtro luce blu, la modalità notte, il Dolby Atmos, la registrazione dello schermo, la modalità concentrazione, le nuove cose di One UI 2.1, Music Share e Quick Share, Samsung Kids per una modalità per i bambini, e poi comunque chiamata per più dispositivi. Questa è una nuova, vedete, anzi lui riconosce la penna immediatamente, me lo dice qui, quindi questa è una funzionalità nell'ultimo aggiornamento. In più, allora andiamo su internet, allora andiamo qua. Allora, questa è la tastiera, questa con la One UI 2.1 la vedo migliorata rispetto alla 2.0. Qui abbiamo le faccine, tutte le faccine, anche poi animali, frutta, eccetera. Poi comunque abbiamo, qui comunque non me lo fa fare, comunque GIF, e queste sono tutte le altre emoji. Abbiamo quindi anche la scrittura su a mano, tipo se noi mettiamo tipo ciao, lui me lo dice qui, magari è perché è staccato, se non lo scriviamo in tutto unito magari me lo dice tutto unito. Abbiamo anche la traduzione nella stessa tastiera, quindi evidentemente possiamo cambiare, possiamo mettere ad esempio mettiamo il coreano, ok? E il coreano, per esempio, da italiano mettiamo una tipo ciao. Ah, ecco perché, va bene. Ciao, e me lo scrive qui, e magari faccio fatto e me lo dice in coreano da qua. Ma questo ovviamente anche in inglese, eccetera, eccetera, quindi non è male come idea. Comunque poi gli appunti, e poi abbiamo quindi altre funzionalità come la dimensione della tastiera, modifica testo, modalità, quindi Spotify, eccetera, eccetera. Quindi la tastiera è abbastanza proprio completa. Questo è il Samsung Note, qui possiamo scrivere, possiamo fare un po' di tutto, è un po' molto simile al Microsoft Word, ma è solo simile perché il Word ha più funzionalità. Ci sono tutte la centratura del testo, il grassetto, il corsivo, eccetera, eccetera. Poi abbiamo comunque che possiamo anche, no, aspetta, qui possiamo quindi disegnare, possiamo anche poi colorare, quindi possiamo avere, vedete qua, le cose il pennello, i colori del pennello, quindi si possono fare più cose con Samsung Note. Con la penna quindi abbiamo il tastino, se noi lo facciamo vicino, oppure lo stesso è se ad esempio lo clicchiamo qui. Quindi nello stesso momento abbiamo, quindi così, abbiamo quindi le 4 funzionalità: scrivi sul calendario, messaggi live, la scrittura su schermo, la sezione intelligente fa uno screenshot. Il pen up, si può anche colorare. Pen up è un'applicazione dove si può disegnare e colorare, vedete, disegno live, si può anche colorare, eccetera. Disegno della realtà aumentata, si può tradurre con la penna. In poche parole, è proprio la penna è il punto forte di questo tablet, perché è proprio un tablet per lo svago, per il disegno, per colorare, cioè per un po' di tutto,
cioè la penna ovviamente in un tablet in realtà è il punto forte, perché se uno non ha la penna il tablet diventa un po' più basilare. Ha più o meno tutte le funzionalità che più o meno abbiamo detto. C'è anche il Samsung Edge, che è proprio questo qui, ma è delle applicazioni rapide che si aprono. Possiamo quindi, ecco, quindi visto che abbiamo qua messo, quindi mettiamo pen up, cioè abbiamo lo schermo diviso, quindi che possiamo fare, possiamo fare lo schermo diviso, e questo non me lo fa fare, quest'altro nemmeno, quest'altro nemmeno. Vabbè, comunque che si può fare, diciamo, lo schermo diviso, che comunque non va sempre bene, comunque non rallenta neanche di minimo. Mettiamo ora, ad esempio, c'è anche la visualizzazione pop-up, che è questa qua, poi magari mettiamo il meteo, mettiamo anche la visualizzazione qui, poi questa qua, e poi 3-4 finestre, quindi ci possono stare, quindi possiamo anche ingrandire, possiamo avere magari questo ingrandito e magari questo più piccolino. Qui chiudiamo tutto. Allora ragazzi, in verità un tablet abbastanza buono, quindi in conclusione un pochettino riscaldicchia, forse ora al momento per il caldo un pochettino scaldicchia. Allora gli aggiornamenti software sono comunque quasi sempre più o meno ogni mese, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi massimo, quindi ci sono aggiornamenti software. Presumiamo che sono Android 10, 11 e 12 sarà fino ad Android 12, quindi allora conviene o non conviene sto tablet? Conviene, perché in realtà è un tablet che già dispone della penna in dotazione. Questa è una penna che ci vuole un valore di 60 euro, questa è una cover che ci vuole un valore di 80 euro, il tablet costa in sé di 399,90 euro, solo wifi, e 459,90 euro con la versione 4G. L'unico difetto, allora, se possiamo trovare i difetti di questo tablet, sono ovviamente la mancanza della DeX, il caricabatteria in realtà in dotazione dovrebbe essere meno rapido, ma comunque è lento. Un altro difetto che possiamo avere è un po' il display, che è in IPS, ma comunque va benissimo. Che dire in più? Perché magari non ha qualche altro speaker in più, solo questo, però comunque in realtà parliamoci chiaro, quindi in verità come RAM, come memoria, come processore e tanto sommato vanno benissimo. La penna che è in dotazione. Allora, se voi volete un uso scolastico, un uso per studiare, un uso anche da divano stesso, un uso per prendere appunti, più o meno in generale, comprate questo qua, il Tab S6 Lite. Se volete un tablet base, più base, magari prendete il Tab A 2019 di Samsung, che è veramente un buon tablet. Se invece volete qualcosa perché volete un display più bello, più luminoso, allora magari andate sull'S5e, però non ha la penna in dotazione. Però se volete un tablet che ha delle prestazioni da top di gamma, oppure DeX, cioè che ha praticamente tutto, prendete il Tab S6. Ovviamente tra qualche mese sta uscendo il Tab S7, probabilmente sarà quindi il successore dell'S6, però comunque sarà ovviamente a quel punto, ovviamente, se uno vuole qualcosa di fascia altissima prende quello là, però questo qui è promosso a pieni voti secondo me, quindi voto 8,5, ma per tutto, quindi per la penna, per il tablet stesso, per la qualità dei materiali, per la cover, quindi in verità è proprio un gran bel tablet. Credo che ho finito, quindi la penna, anzi mi stavo dimenticando, 4096 livelli di pressione,
Le specifiche tecniche non ve le ho dette tutte perché li trovate all'inizio del video. Qualche ulteriore informazione la trovate giù in descrizione del video. Questo è tutto. Grazie per la visione del video, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao!